Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, la lettura di oggi è un po' diversa dal solito. Andremo a vedere le relazioni romantiche, sia che siano ufficiali, sia che non lo siano. Quindi qualsiasi tipo di relazione romantica voi abbiate, oggi lo possiamo vedere con questa lettura. Per quello che riguarda le famiglie, poi farò una stesa a 3 scelte. Bene. Mostrami, bilancia, tendenze energetiche romantiche per la prima metà di giugno. Ragazzi, abbiamo gli amanti, molto bene devo dire. Dunque, di solito si parla di amore, mi piace dire che è un amore a 360 gradi perché include l'amore verso un partner, verso la vita, verso se stessi, comunque è amore. Si parla di armonia, di equilibrio. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. E sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024, all'oroscopo dell'estate e ai corsi gratuiti presenti sul mio canale e anche alla mia mail nel caso vogliate contattarmi e approfondire queste stese. Bene, andiamo a vedere com'è l'energia, ragazzi. Allora, partiamo da un cavaliere di spade, eremita, 3 di bastoni, tre di pentacoli, cavaliere di bastoni, cinque di pentacoli e 2 di spade. Che interessante perché si tratta di qualche relazione probabilmente da riequilibrare, riarmonizzare in questo periodo con la carta degli amanti. Adesso poi andiamo a vedere carta per carta, però vedendo le carte così in generale ho come la sensazione che uno dei due sia un po' più lanciato rispetto all'altro. Allora, vi dico, io parlerò della vostra energia e dell'energia dell'altra persona, però potrebbe essere che durante la lettura le sentiate scambiate, ok? Tenete presente questo, che potrebbero essere invertite. Vediamo se riesco a farle stare tutte qua. Più o meno sì, dai. Ok, allora partiamo da questo cavaliere di spade. Mi parla di determinazione, mi parla di velocità, ma per certi versi, guardate, si è girato un eremita. Mi parla anche di qualcuno che ha voglia di scappare per certi versi, ha voglia di, mi viene da dire, fuggire veloce. Andiamo a vedere un'altra carta per il cavaliere di spade. Imperatrice. Allora, qualcuno potrebbe aver bisogno di scappare da un ruolo in questo caso. Avendo la carta dell'eremita sento che è come se avessi bisogno di prendervi un tempo, un periodo di riflessione. Tenete presente che la carta degli amanti parla anche di amor proprio, eh. Andiamo con questo eremita, perché qui ho come l'idea che ci potrebbe essere una sorta di allontanamento, ragazzi, perché quando c'è l'eremita si parla di isolamento o di qualcuno che appunto si vuole isolare. Potreste essere voi, ma potrebbe anche essere l'altra persona.
però ho come la sensazione che abbiate bisogno di cercare i vostri punti saldi, di capire cosa vi fa sentire a casa. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo la sacerdotessa. Allora, io ho la sensazione che qui sia una relazione già, non dico consolidata, però già esistente, già in essere, dove uno dei due sta scappando e l'altro in qualche modo se lo aspettava. C'è come un tirare indietro e credo che sia per quello che l'altra persona non si sia voluta esporre più di tanto nei vostri confronti, la comunicazione e gli obiettivi che mi torna, dov'è? Col 3 di bastoni. Che interessante. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Ho come la sensazione che l'altra persona non abbia tanto o voglia di fare dei piani con voi, dei progetti, di parlare, diciamo, di un certo tipo di futuro, oppure non si fidi perché c'è come questa sorta di energia un po' solitaria dell'eremite, quindi è come, ma non so, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Re di coppe e re di pentacoli. Sentite, io ho la sensazione che voi abbiate come un progetto in testa dove vogliate coinvolgere l'altra persona, ma l'altra persona o non si fida, o non se la sente, o non ha tempo, o non ha le idee chiare, o magari c'ha i fatti suoi da fare semplicemente. Però qui ho come la sensazione che per concretizzare abbiate come bisogno di rendervi responsabili sia del vostro quotidiano senza coinvolgere l'altro, cioè mi metto cose da fare fino a che riesco a farle, senza dire ma c'è da fare questo, fallo tu perché io non riesco, per dire. Abbassate l'asticella. E devo dire che un'altra cosa che gioca a vostro favore è il fatto che con questo eremita, ne avete due, farete proprio una sorta di introspezioni su come diventare madri migliori di voi stessi. Questo secondo me, la carta degli amanti riguarda l'amor proprio in questa lettura specifica. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, 2 di pentacoli e 2 di spade che avete già qui. Guardate ragazzi, sento che è una dinamica che si ripete da un po', questo fuggi, mordi e fuggi, oppure questo va bene, ok, però poi mi ritiro, però poi non so, però poi ci riprovo. Che non è detto che sia una dinamica così all'interno della relazione, può essere per una situazione all'interno, tipo, vi faccio un esempio, c'è da affrontare, non lo so, c'è da affrontare una ristrutturazione, vi faccio un'idea, vi faccio un esempio, perché vi facciate un'idea. Sì, c'è da prendere in mano questa cosa, mi aiuti? Ma sì, no, non ho tempo, ok, e questa cosa resta in stand-by, dopo un po' ritorna. Senti, c'è da occuparsi di questo tema e magari l'altra persona sta lavorando tanto e non ha tempo. Ed è come se ci fosse una sorta di procrastinare inerente a questa situazione. Vi dico, c'è un 5 di pentacoli e un 2 di spade che adesso andiamo a vedere. Abbiamo un 8 di spade. E un fante di coppe. È come se ci fosse una promessa mancata, qui ragazzi, nella prima metà di giugno. Vi dico, come l'idea che ci sia un darsi, prendersi e darsi, se vogliamo, anche delle colpe per qualcuno, e penso che sia dovuto a quello il ritirarsi.
questa sensazione di mi sento solo all'interno della coppia, come se nessuno dei due riuscisse a capire l'altro. Però qui, con questo 2 di pentacoli, con questo 2 di spade, ho come la sensazione che manchi proprio un'azione diversa dal solito. Cioè, se facendo in un certo modo avete sempre ottenuto lo stesso risultato, per cambiare il risultato dovete cambiare quello che fate. Qui comunque c'è indecisione con il 2 di spade. Andiamo a vedere anche questo. Tre di coppe, luna, e diavolo. Ho come l'idea che abbiate paura che l'altro abbia altre relazioni. C'è un dubbio sul suo comportamento. Io credo che questo non fare progetti con voi vi faccia venire il dubbio che questa persona abbia qualche altro piano in testa, ma in realtà sento che è più un devo prima cercare di capire dove, se vogliamo camminare insieme e dove andiamo insieme. È più in questa fase l'altra persona. Io ho più l'idea invece che voi con queste carte, con questo 5 di pentacoli, il 2 di spade qui e l'8 di spade, siate, c'è anche la luna, il diavolo. Ci sono parecchi condizionamenti mentali e fate attenzione perché con questo 5 ehm, di pentacoli potreste perdere l'obiettività in questa situazione o in questa relazione. Se fosse una persona nuova, ma poi farò quelle dei single specifiche, che entra e voi siete già in una relazione, anche qui ragazzi ho la sensazione che vogliate cose diverse. Voi vorreste delle cose e l'altra persona invece non osa, non fa il primo passo perché non c'è una situazione stabile. Fatemi sapere comunque nei commenti perché è una lettura un po' diversa dal solito. Sta di fatto che il consiglio qui è di, perché non siete in un buon periodo a livello mentale, non avete tanta chiarezza mentale, avete proprio bisogno di fare questa ricerca della verità, cioè che cosa vale per me, che cosa voglio io da una relazione, che cosa voglio io da questa relazione. C'è un po' da fare il punto della situazione, quindi anche diciamo i pensieri sono un po' inquinati. Ci sono 2 volte il 2 di spade, c'è un 8 di spade che sono tutte carte che vengono rappresentate con una fanciulla bendata, come se ci fosse proprio qualche cosa che non riuscite a vedere, qualcuno sta proprio andando un po' alla cieca, quindi piuttosto appunto prendete tempo invece di magari scappare per paura, piuttosto che, non lo so, prendere decisioni avventate per paura anche magari di perdere l'altro, cercate di capire da dove arriva questa paura. Non lo so, qua vedo una disillusione o una delusione. Tenete presente che c'è sia un 3 di coppe che un diavolo. Sì, per un gruppo piccolo. Io sento che è più la vostra idea, che l'altro abbia una terza persona. Però è anche vero che per qualcuno sì, che è così. E ho come l'idea che lo sappiate già che c'è una terza persona. Potrebbe anche essere un ex, ancora in mezzo. Andiamo a vedere un oracolo di questi. Mindfulness. È una carta numero 26. È una carta che parla di stare nel presente, stare nel qui e ora, nell'intenzione, che è quello che sento qua con questo cavaliere di bastoni, ragazzi. E dice, oggi faccio le cose con presenza e intenzione. Sì, è proprio il che cosa vale per me oggi, cosa creo per me, come sono madre di me stessa o di me stesso, come mi nutro,
come mi proteggo anche, perché certe volte la fuga di cui mi parla il Cavaliere di Spade è ai fini dell'autoconservazione. Mm? Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché è una lettura diversa dal solito. Se poi volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una donazione e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per fissare un appuntamento oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!